Eccoci qua per le mie ragazze e per i miei ragazzi del segno del Gemelli o ascendente Gemelli o Luna o Venere in Gemelli solo per i più esperti. Andiamo a vedere come sarà il mese di luglio 2025 per te. Lo facciamo iniziando con una bella croce celtica in modo tale da vedere tutte le dinamiche che accadranno in questo mese. Qual è la narrazione che la tua anima ti metterà in scena al fine di poter realizzare il tuo obiettivo. Poi andremo a valutare l'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per praticare la magia consapevole e realizzare i tuoi obiettivi. Allora, Gemelli, vediamo Gemelli, luglio 2025, Gemelli, cosa accadrà? Croce celtica, luglio 2025. Luglio 2025. Allora, iniziamo. Energia generale del mese e la guida. Ostacolo principale, sfida in questo mese. Le radici della situazione, cosa ti lascia alle spalle il mese precedente, cosa accade nella prima parte del mese di luglio, seconda parte del mese, il tuo atteggiamento, influenze esterne, speranze o paure e il risultato finale di questo mese. Allora, andiamo così. Allora, ragazze mie, ragazzi, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Energia generale del mese, quindi la guida. Wow, il sole, bellissimo, risplenderai come il sole, come il sole. Allora, è una carta bellissima che mi parla dell'oro della coscienza, della chiarezza. La carta guida mi parla di gioia autentica in questo mese, anche innocente, no? Il sole come guida in questo mese ci dice sii te stessa o te stesso, senza maschere, senza più maschere, sii tu. Questo è il mese della rivelazione, della luce che mostra ciò che vale la pena amare e ciò che va lasciato andare. Il sole in questo punto ti porta relazioni vere, autentiche con le persone, relazioni vere, espressione libera, successo creativo. L'unica domanda che ti mette il sole come carta guida è questa: hai il coraggio di farti vedere davvero? Di farti vedere davvero per chi sei? Perché questo è il mese di questa grande opportunità. Ok? Bellissima carta di partenza, eh? Vediamo qual è l'ostacolo sfida principale. E infatti l'ostacolo sfida principale, abbiamo il paggio di bastoni che mi parla del fatto di la sfida è proprio questa: iniziare con coraggio, dire il primo sì. Ti devi muovere anche se non hai tutte le risposte, ok? Perché il paggio di bastoni è un fuoco giovane, no? A volte è anche un po' impaurito dalla propria stessa forza. Quindi la domanda è: ti permetti di essere principiante? Ti permetti di sbagliare? Ti permetti di esplorare per il gusto di creare? Ok? Te lo permetti? E questa è la sfida. E qual è il rischio? Il rischio è quello di restare fermi in questa esplosione di creatività che hai, perché il paggio di bastoni, pure se sta al blocco, è proprio questo fuoco, no? Che è l'ostacolo, ma allo stesso tempo è la rampa di lancio. Quindi il rischio è proprio quello di restare fermi per paura di non essere abbastanza pronti. E c'è il rituale sciamanico, ragazzi miei ragazzi, per quanto riguarda, tanto lo so che lo state già facendo, sul senso di indegnità, sul senso di non essere abbastanza, no? Vai, lanciati, vai, perché hai le stelle a tuo favore. Vediamo cosa c'è nell'inconscio, le radici. Le radici sono la regina di denari. Nel profondo qua c'è un bisogno di sicurezza, cura, stabilità vera, no? Quindi questa regina è una sorta di guaritrice, la madre archetipica. È possibile che ci sia un desiderio di costruire qualcosa di solido, che può essere una casa, può essere un progetto, una relazione che ti nutra, però c'è anche una certa diffidenza verso l'incertezza, cioè c'è il desiderio ma diffidi dall'incertezza. Quindi a livello proprio sciamanico questa carta ti dice
riconosci il tuo valore, accudisciti, sii terreno fertile per te stessa o per te stesso, ok? Ok. Vediamo cosa è accaduto nel passato recente nel mese di giugno, nelle settimane precedenti, cosa ti sei lasciato alle spalle, vediamo un po' cosa è accaduto. Il 4 di denari, quindi è come se venissi da un periodo in cui hai trattenuto, forse per proteggerti, oppure per paura di perdere ciò che avevi, no? Il 4 di denari qua è l'energia della difesa, della cautela, del controllo. Però adesso quella struttura inizia a farsi stretta per te, questa cautela. Quindi il sole qua al centro stesa ti dice apri le mani, lascia andare ciò che non ti permette di fiorire, apriti, ok? Vediamo cosa accade a questo punto nella prima parte del mese. Wow, asso di spade. Boom! Una verità emerge, lucida come una lama di luce, la spada di fuoco, la spada di luce qua, Luglio inizia con chiarezza mentale, ispirazione, decisioni prese con fermezza, è una grande carta di iniziazione questa. È l'energia del dire di sì in modo potente a questo ostacolo, no? Del taglio netto. Potresti per esempio o ricevere un'illuminazione o ricevere una notizia oppure fare una scelta che ti allinea con la verità tua più profonda. Come se mi dicesse questa carta, lo spirito ti sussurra, lo spirito ti dice parla, agisci, non scendere a compromessi, vai, ok? Bello, tanto tanto fermento, come vedi l'ostacolo è quello che ti sprona a tutto questo, no? La sfida poi. Vediamo nella seconda parte del mese. Eccoti qua col cavaliere di spade, dopo la chiarezza arriva l'azione rapida, decisa e incisiva. Il cavaliere di spade corre verso ciò che sente giusto. Però l'unica cosa è attenzione a non essere troppo impulsivi o taglienti, va bene? Perché l'energia qua mi dice che è veloce, no? L'energia è veloce, però va guidata con una certa visione, con certo cuore. Potresti sentirti spinta o spinto ad agire, a comunicare, a cambiare qualcosa in modo netto e ti dice questa carta segui l'onda, però resta centrata o centrato, no? Vediamo tu come stai in tutto questo processo. E non poteva che essere il fuoco, l'asso di bastoni, la Kundalini. Tu sei una fiamma nuova qua. Questa carta parla di desiderio, di entusiasmo, di creatività erotica e spirituale. E qua il tuo atteggiamento è quello proprio di chi sente l'energia della vita pulsare, come se fossi pronta o pronto a creare, a lanciare un progetto o ad accendersi per qualcuno, per una persona. Quindi luglio in questo momento ti trova accesa o acceso, ispirato, fertile, con il cuore e il corpo pronti al risveglio. Ok? È bellissima questa stesa, bellissima. Vediamo adesso quali sono le influenze esterne che possono essere sia influenze esterne di altre persone, no? Però le altre persone sono sempre il tuo specchio, il tuo riflesso, oppure tu come ti vedono gli altri. Vediamo un po' che carta è. Il paggio di coppe. Il paggio di coppe mi dice che attorno a te c'è tenerezza, sensibilità e possibilità d'amore. È possibile che qualcuno potrebbe farsi avanti con un gesto dolce, una proposta, un sentimento sincero. E quindi l'esterno a te, quindi il mondo, ti offre acqua fresca per un caldo abissale del nostro luglio. Il mondo qua ti offre acqua fresca e qua ti dice ascolta le emozioni che arrivano, anche se sembrano piccole, potrebbero aprire grandi fiumi. Ok? Andiamo a vedere adesso quali sono le tue speranze o le tue paure in questo mese. Sì, chiaro, la regina di spade, qua ci sei tu. E mi dice che qua, anche se sei uomo, mi dice che tu desideri la verità, lucidità, indipendenza, però al tempo stesso la sezione delle speranze e delle paure è come se temessi forse di diventare troppo fredda o troppo freddo, troppo sola, troppo tagliente, no? Quindi la regina di spade in questo momento è la sovrana della mente chiara e del cuore al tempo stesso. E questa carta in questa posizione ti chiede: puoi essere sincera senza chiuderti o sincero senza chiuderti? Cioè puoi proteggerti senza isolarti? Ok? Cioè devi tenere il tuo cuore in mano in questo momento.
Vuoi anche prendere delle decisioni giuste, al tempo stesso pensi di poter sbagliare rispetto alla mente-cuore, ok? Perché la verità che desideri, la lucidità, tu ce l'avrai, no? Temi di diventare troppo fredda o troppo tagliente, però come la regia di spade, come ci insegniamo sempre, no? Fa che la tua mente, le tue parole, come ci insegna anche l'asso di spade, siano perfettamente allineate a ciò che il tuo cuore ti parla, ti dice, ok? Ok. Vediamo come si conclude questo mese. Asso di denari, un assone abbiamo, questo è un dono. Il dono finale in questo mese è una nuova base concreta, fertile e reale. C'è una nuova opportunità materiale che proprio si apre davanti ai tuoi occhi in questo mese. Può essere un'opportunità di lavoro, di casa, di soldi, un progetto o un nuovo inizio che ti radica nel corpo e nella terra. Perché dopo tutta questa energia mentale e creativa arriva il seme piantato, che promette sia abbondanza che stabilità. L'asso di denari e l'asso di tutti gli assi, per me, io lo riconduco molto spesso al sole, no? E quindi questa carta cosa ti dice? Che il sole, questo qui che abbiamo al centro estesa, si fa frutto nella materia. E quindi è come se il cuore trova la forma, il cuore trova la forma, no? Quello che sente il tuo cuore trova la forma realizzandosi nella materia in qualcosa di importante, che sia un progetto lavorativo, che sia un progetto amoroso, che sia un progetto sentimentale, che il tuo corpo stesso. È una stesa bellissima per te nel mese di luglio 2025, che qua ti dice che questo è un mese ricco di inizi, di chiarezza, abbiamo già due assi, anche di azione. Qua vedo che fai delle azioni coraggiose, no? È come se l'universo ti dicesse vai, parla, crea, ama, io ti sostengo con la luce, con la verità e le benedizioni. Ma qua ci sono tre assi, scusami, 1, 2, 3, quindi tre assi, spade, bastoni e denari. Questo è un segnale potentissimo, significa che un nuovo ciclo si apre in ogni direzione della tua vita, quindi un nuovo ciclo in ogni direzione. Ok, scusami. Un nuovo ciclo su tante direzioni. E quindi solo il cuore deve restare aperto, deve restare tenero, no? Come il paggio di coppe ci insegna qui, e fiero, come il sole che guida il tuo cammino. È una stesa bellissima in questo mese, bellissima. Andiamo a fare i chiarimenti adesso. Allora, su alcune carte, vediamo per quanto riguarda il Cavaliere di Spade, seconda parte del mese. La Regina di Denari l'avevamo al blocco, guarda un po', guarda un po'. Tu saprai prendere delle decisioni, ti parleranno in modo chiaro o tu parlerai in modo chiaro per ciò che vuoi realizzare in modo stabile, stabilmente. Saprai indirizzare mente e cuore, prenderai delle decisioni giuste con le notizie che ti arrivano. Non sarai impulsivo o impulsivo, ma sarai ben radicata alle tue aspettative più profonde, mi spiego? Cioè, nonostante ci sia l'impulso, il coraggio, nonostante ci sia coraggio col Cavaliere di Spade di parlare rispetto alle informazioni e comunicazioni che ti arrivano dall'esterno, o anche rispetto a quello che tu dirai o parlerai in funzione del tuo radicamento e parli anche con gli altri in modo radicale, stabile e sereno. Cioè sai esattamente quello che vuoi, eh? Ok. Vediamo le influenze esterne con questo paggio di coppe. L'amore adesso lo analizziamo, però voglio vedere le influenze esterne col paggio di coppe. Il 5 di denari. È possibile che qui una persona chiede la tua presenza, la tua attenzione, o che tu potresti percepire una persona un po' più immatura, però il paggio di coppe, gli arcani ci insegnano come rapportarci agli eventi per il massimo successo animico, no? Possono essere anche piccoli gesti, gesti semplici, magari non li vedi importanti, però ti chiedono di considerare quei gesti semplici che ti vengono fatti dall'esterno. Ok? Può essere anche che una persona ti chieda scusa o si apra a te in modo empatico da qualcosa che può essere accaduto, mi spiego? Vediamo l'asso di denari, bellissimo finale. 10 di bastoni, i pesi sono finiti, i carichi sono finiti. Qua mi dice che ti sei caricato delle responsabilità, forse anche oltremodo non tue, però mi dice che i carichi, i pesi, le responsabilità, le cose grosse sono finite, perché qua arriva una bellissima opportunità con questo asso, tra l'altro ne abbiamo tre, che ti permette di
di toglierti di dosso dei pesi con il 10 di bastoni, il 6 di spade, forse anche un trasferimento può essere. Fammene mettere un'altra sul 10, sul lasso di denari. Il 6 di denari, ci sono delle entrate di denaro qui, giuste entrate di denaro, il giusto bilanciamento tra il dare e l'avere. Forse non hai avuto quello che ti aspettavi per il lavoro fatto, no? E qua ci sono invece le entrate che stavi aspettando per il lavoro fatto, o anche un'opportunità nuova di lavoro sulla base di una perfetta stabilità che volevi tu, un inizio di questa opportunità che ha tutte le possibilità di sviluppare e di crescere, ok? Bellissima questa stesa. Ok, ci mettiamo adesso gli oracoli. Fino a questo momento abbiamo dei segni con i quali ti puoi confrontare in questo mese, che sono Ariete, Leone, Sagittario, Capricorno, Vergine, Toro, Leone, Gemelli come te, Acquario, Bilancia. Segni principali, ma al di là del segno io te li dico i segni per qualcosa in più, ma l'energia è questa, ok? Vediamo a livello generale cosa ti dicono gli oracoli. Wow, amore incondizionato. L'amore è una grande risorsa, apriti senza riserve. Guarda, è un mese di gioia autentica, ce lo dice anche la guida qui con il sole. Anche l'amore verso di te che inizi a sperimentare molto più di prima, che ti permette di rispondere alla domanda che ti ho fatto prima con il sole, sei pronto a manifestarti in tutto quello che sei veramente. Quindi nella misura in cui tu lo farai, sentirai questo amore crescere in te, il fatto di sentirti perfetta, perfetto, in tutto ciò che magari anche la tua mente può aver giudicato imperfetto, ok? Quindi è nelle imperfezioni che noi troviamo i nostri più grandi alleati, perché quando quello che la mente giudica imperfetto noi iniziamo a vederlo in modo diverso, cioè come perfetto, noi tutta l'energia che mettiamo nel vedere i nostri difetti li vediamo come alleati e quindi l'energia si sprigiona e si potenzia. L'amore incondizionato c'è per te in questo mese, è bellissimo. Wow, ragazze, ragazzi, veramente bella questa stesa per te, veramente bella. Vediamo nell'amore cosa accade, nello specifico. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore, tenendo fede sempre a questo che è uscito del Gemelli in questo mese, di luglio 2025? 8 di bastoni, diavolone, e il 9 di bastoni. Vedo che sei attratta o attratto da qualcuno e la cosa è, o non ti arrendi, sei molto attratta o attratto da qualcuno, quasi irrefrenabilmente, c'è molta passione, chimica e passione. Ci può essere anche una certa dipendenza emozionale da cui tu ti cerchi di allontanare un po'. Sì, cerchi di avere, cioè per alcuni di voi qua c'è, vi sentite molto attratto, vi sentirete molto attratti irrefrenabilmente da una persona e anche un po' stanchi allo stesso tempo. Per altri vi volete liberare da una situazione un po' chimica, tossica, va bene? Mantenete un po' le distanze. Lo vediamo un po' cosa arriva. O c'è qualcuno che è attratto irrefrenabilmente da te, lo vedevamo anche qui comunque. Vediamo qual è l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese. 6 di bastoni, il mondo, ora ti dico, Re di bastoni, c'è una persona molto attratta irrefrenabilmente da te, vedo molta chimica, passione e sessualità. Può essere una persona molto orgogliosa, te lo dico, con con un appiglio molto io vado e conquisto, che però voglio dire sono tutti bastoni con il fuoco del diavolo. C'è una persona qua, può essere anche una persona molto orgogliosa, presa da se stessa, allo stesso tempo gli piaci irrefrenabilmente a questa persona, te lo dico. Sì, vedi il 2 di coppe. Questa persona è pronta a conquistarti, a conquistare, può essere una persona che sta fuori, una persona che vuole iniziare un nuovo ciclo con te, o può essere una persona che ti propone un viaggio, uno spostamento. Vedo molta energia erotica. Vediamo cosa succede alla fine in amore per te, Gemelli, luglio 2025. 5 di coppe,
4 di spade, 3 di bastoni. Allora, cosa succede? C'è un'apertura di cammino, c'è una considerazione per quanto riguarda un'energia un po' di scarsità e di penuria. Ti prendi del tempo prima di decidere di aprire una nuova strada o con una persona nuova, con la stessa persona di cui ti ho parlato. Se sei single, vedo che c'è questa persona che ti è attratta da te irrefrenabilmente, magari tu sei anche attratta da questa persona. C'è un po' di tensione iniziale, perché il 5 di coppe mi parla di una sensazione un po' di amarezza, di tristezza. Il 4 di spade mi prendo del tempo per decidere cosa fare in amore o con questa persona che può arrivare, e il 3 di bastoni mi parla di piccoli passi verso l'apertura. Mi apro alla possibilità dopo aver elaborato questa sensazione un po' di malinconia. Ricordiamo che abbiamo l'amore incondizionato, ok? Può essere che sia una persona nuova che arriva alla conquista, tu stai un po' sulla difensiva, come ti dicevo prima, e allo stesso tempo qua ti prendi del tempo per decidere, e poi vedo che piano piano ti apri, no? Te lo dicevo anche qui, piano piano ti apri. Vediamo un po' energia positiva per te in amore, gemelli, in questo mese. Abbiamo la stella, è una carta bellissima, amore romantico, amore passionale, è una carta che ti dice l'amore ti fa sognare di nuovo. L'amore ti fa sognare, la stella mi parla di desideri compiuti e realizzati, il sogno è la carta del sogno realizzato, no? Bellissimo, bellissimo. Carta negativa, vediamo. Infatti l'otto di coppe mi parla di una sensazione tua che non vuoi lasciare andare a una zona comfort, oppure uno spostamento, oppure una sensazione di non riesco a lasciare andare qualcosa per aprirmi al nuovo, ok? Vedo che alla fine questo si fa, giusto un periodo, i primi 10 giorni penso del mese. Sì, penso che solo pochi giorni del mese, perché poi il 3 di bastoni parla di piccoli passi, un'attesa verso qualcosa di più grande, però già muovere piccoli passi verso la vetta. Può essere che sei tu con l'otto di coppe che devi lasciare andare una condizione del conosciuto per abbracciare lo sconosciuto, è un po' la paura dello sconosciuto questo otto di coppe al blocco, però la stella ti guida, ok? La stella ti guida. Qua abbiamo anche i segni dell'Acquario, del Capricorno, Ariete, Leone, Sagittario, sì. Vediamo con questo, anzi, prima di mettere altre specifiche, le mie carte, che energia è il re di bastoni nei tuoi confronti? 3 di coppe, di leggerezza, di andiamo, usciamo, facciamo, non stare sulla difensiva, ok? Che ne pensi, no? Un po' di... Tu stai pensando forse a vecchie situazioni in cui magari ti hanno lasciata da sola o da solo, hai rimuginato, oppure sensazioni che ti hanno un po' fatto andare giù, no? Allora questo re di bastoni, energia di carica erotica molto forte e anche di leggerezza, no? È il momento di più leggerezza, ti dicono, lascia andare il conosciuto, è il momento di leggerezza. E questa è una persona che incontri magari uscendo con un gruppo di amici, o comunque ti invita a uscire, stiamo insieme, balliamo, facciamo molta leggerezza. È una persona di fuoco, una persona di leggerezza. Sì, la vedo una bella opportunità per te, questa. Ricordati che c'è la stella al positivo, fatti guidare da quello che ti arriva, perché ciò che ti arriva è ciò che ti serve per realizzare i tuoi più grandi obiettivi. Ok. Adesso andiamo a mettere invece i miei oracoli lui-lei per vedere cosa muove questa persona nei tuoi confronti. Per tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi, i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Sei bella da togliere il fiato, o bello, questa te l'ho detto che impazzisce per te questa persona. Sei bella o bello da togliere il fiato, ok, cos'altro? Ti sto manifestando, come se fosse uscito il mago, vuole un inizio con te, si sente ha la sensazione questa persona di avere tutti gli strumenti per avere con te una relazione e aspetta te, vedi? Cos'altro? Perdonami, ti prego, perdonami. Questo è per alcune di voi che hanno avuto una situazione, sensazione di amarezza, questa persona si pente, o comunque sia c'è una, no? Una sensazione di carenza senza di te, si pente di aver fatto qualcosa di non giusto, insomma, quindi vuole manifestare una grande opportunità, fare pace. Il 3 di coppia è anche la carta della riconciliazione. Per alcune di voi, perché siamo a migliaia, quindi questo comunque è il messaggio. Ok. Andiamo a vedere adesso con queste altre carte gli oracoli finali sull'amore.
Yang, vedi quanto è forte questa energia, vum, vum, di fuoco, è la manifestazione. Tutto ciò che brilla, non te l'aspetti questa cosa, tic tac, non te l'aspetti proprio, è qualcosa che arriva all'improvviso per te, questa cosa molto forte, passionale. Tutto ciò che brilla mi parla di una carta che non te l'aspetti proprio, no? Pensi che sia tutto fumo e niente arrosto, invece no. E qua c'è il tic tac che mi parla dei tempi divini e in questo mese arriva, è proprio una svolta che ti arriva, no? Affinché tu possa realizzare un certo quadro destinico, ok? Ok, ragazzi miei ragazzi, adesso andiamo a pescare la carta del drago immaginale per te, per indirizzare il tuo lavoro di magia in questo mese. Vediamo un po' cosa ti dice la carta del drago immaginale. Gemelli. Il replicante. Il replicante. Questa è una carta che ti chiede di focalizzare gli obiettivi. Adesso te la leggo perché è molto molto forte, anche il rituale è potentissimo. 35. Allora, tante volte ho pensato che potesse esserci un regno dove io e te potessimo incontrarci per davvero. Poi ho capito che tu non mi riconosci. Quando mi riconoscerai si aprirà la visione dell'unione nel nostro castello interno. Poiché non c'è un esterno e un interno, non esiste né l'originale né la copia, esiste unicamente la tua voglia di conoscerti che sovrasta ogni limite. In presenza di questa carta hai necessità di incarnare un obiettivo, di attrarre nella cosiddetta dimensione fisica qualcosa che per il momento è presente solo in una sfera sottile, non pienamente manifesta. Devi incarnare un obiettivo in questo mese, ok? Abbiamo visto che lo farai perché arriva l'opportunità di quello stesso obiettivo con il 3 assi. E adesso ti do questo rituale che è potentissimo, ragazzi e miei ragazzi, parla del tamburo immaginale che noi usiamo nei rituali sciamanici per ricordarci da dove veniamo, chi siamo e farlo battere dentro di noi come una trance affinché noi possiamo entrare in uno stato d'estasi, lo stato ampliato di coscienza e realizzare tutti gli obiettivi. Ok. Allora, vai in un bosco, in un parco, in un giardino, con un tappetino che puoi stendere a terra. Tappetino yoga, asciugamano doppio, ok. Quando trovi il luogo adatto, sdraiati sulla schiena e osserva il cielo. Rimani immobile. Rilassa profondamente ogni singola parte del tuo corpo. Appena percepisci il corpo morbido e abbandonato, inizia a sentire il suono di un tamburo nei tuoi organi. Questo è il cosiddetto tamburo immaginale, un tamburo potente che puoi avere con te sempre e ovunque. All'inizio si tratta di immaginare il suono di questo tamburo, ma con la pratica si può arrivare a udirlo distintamente. Le tue viscere sono il budello stesso con cui il tamburo è fatto e, percosse da una forza invisibile, emettono un suono ritmico sempre uguale. Quando il suono del tamburo è sufficientemente chiaro e distinto, mettiti seduta o seduto. Nella posizione seduta, avendo cura di tenere la schiena ben eretta e il mento vicino al torace, fai vibrare la tua testa, muovendola leggermente e velocemente verso destra e sinistra. È importante che il movimento sia minimo e veloce, talmente lieve che dall'esterno appare quasi impercettibile. È come se scuotessi la testa per dire di no, ma lo fai lievemente, velocemente e continuativamente, cioè come se questa è una pratica per entrare nello stato d'estasi e come avete visto nelle mie sequenze di yoga sciamanico facciamo il basculamento per entrare nello stato d'estasi, no? Come lo sapete. Oppure si può fare così con la mano per il basculamento, un po' di tempo così. Oppure in questo caso tu entri nello stato d'estasi scuotendo la testa. No, 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 no. Dice come se volessi dire no, 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 no. Velocemente, rapidamente. Non troppo la testa, poco, però rapido e veloce. Mentre scuoti la testa, senti il suono del tamburo nel tuo corpo. Mentre fai così con la testa, mo sto facendo così con la testa io. Senti il suono del tamburo.
un po' come se fossi in trance, capito? In quel momento chiama a raccolta gli spiriti dei tuoi avi e chiedi loro di aiutarti a evocare il tuo obiettivo, ciò che devi fare e gli strumenti per farlo in maniera impeccabile. Ok, quindi evoca gli avi per farti dare l'obiettivo, come lo devi fare in maniera impeccabile. Fai tutto questo per qualche minuto consecutivo, farlo per 3-4 minuti. Poi ferma il movimento della testa e rimani immobile nel puro ascolto del suono del tuo tamburo interiore, che chiama a te gli spiriti della foresta e comunica con essi. Continua a chiedere la collaborazione degli spiriti della foresta e dei tuoi avi. Il suono del tamburo porterà loro la tua richiesta e a te il loro amore e il loro sostegno. Il tamburo è unione, comunicazione. Seduci gli spiriti che animano la foresta, incantali e portali a te, così che ti siano vicini e tu possa sempre sentire il loro alito sulla tua pelle e il dolce calore della presenza dell'invisibile al tuo fianco che ti sostiene nella realizzazione del tuo obiettivo. Ma c'è un però. Sii disposta a cambiare leggermente il tuo obiettivo. Perché? Se hai già un obiettivo ben definito, è importante che tu rimani aperta anche a un leggero cambiamento, affinché questo obiettivo che hai possa armonizzarsi al meglio con la volontà universale. Vi ricordate nel video sulla Kundalini, la prima sequenza fluida di yoga sciamanico che vi ho fatto, vi ho detto che il vostro obiettivo individuale deve essere collegato alla volontà cosmica. Se così non è, si distrugge subito appena si realizza o non si realizza affatto. Allora tu facendo questo, chiami a raccolta i tuoi avi, i tuoi antenati per evocare l'obiettivo. Fissi l'obiettivo. Una volta fissato l'obiettivo, rimani aperta anche a delle variabili di quell'obiettivo, perché l'universo, i tuoi avi, gli antenati stanno modellando il tuo obiettivo alla volontà cosmica. Ok. E infatti spesso la natura plasma i nostri obiettivi per renderli meglio compatibili con un disegno cosmico che la nostra mente non può comprendere. Cioè inizialmente puoi non comprendere quello che la natura sta facendo con il tuo obiettivo, ma devi avere fede in quella modifica. Se più o meno consapevolmente rifiutiamo invece questa azione di trasformazione da parte della natura, se la rifiutiamo, la realizzazione dell'obiettivo diviene impossibile. Meglio essere aperti, duttili, sempre disponibili al cambiamento. Allora, tu hai la Kundalini accesissima in questo mese. Questo è uno dei rituali più potenti, va bene? Più potenti, facilissimo, semplicissimo e stupendo. Rimani aperta a questo obiettivo, ma soprattutto alle variabili che la Kundalini che si accende nel terzo chakra, come vi ho spiegato in quel video, va dal quarto chakra e realizzi il potere del genio creativo che ti fa realizzare questo bellissimo asso di denari, ok? Quindi affinché tutto venga incanalato e tutto proceda secondo le strutture divine e quindi anche le tue vere strutture dell'anima, il rituale di questo mese per te è di una potenza indicibile, indicibile. Ti permette di creare, di parlare, di avere il sostegno dei tuoi avi, dei tuoi antenati e realizzare il nuovo ciclo della tua vita con una forza straordinaria. Ok? Wow! Detto questo, ragazzi e ragazzi, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!